Ciao e bentornate sul mio canale. Oggi, a grande richiesta, dopo aver visto come fare queste simpatiche orecchiette tonde per il cestino orsetto, andiamo a vedere invece come fare quelle a punta. Io le ho usate su questo bellissimo cestino a forma di cerbiatto o volpina, non lo so, fatemi sapere nei commenti a cosa vi assomiglia di più, ma potete usarle anche su un classico cestino monocolore per dare un tocco più simpatico. Partiamo. Una volta arrivati all'altezza desiderata del vostro cestino andremo appunto a inserire le orecchie. Quindi siamo qui, a questo punto è il nostro ultimo punto, dovremo fare la nostra chiusura invisibile, invece andremo a fare un semplicissimo punto bassissimo. Quindi entriamo e facciamo un punto bassissimo per unire le due estremità. Da qui andremo avanti con tutti i punti bassissimi per creare il nostro bordino, entrando nelle asoline come se dovessimo fare un punto basso, quindi abbandoniamo il punto centrato che abbiamo usato fino adesso per il cestino e usiamo l'asolina del punto basso, però ci facciamo un punto bassissimo appunto per creare questo bordino e andiamo avanti fino al punto desiderato per mettere le nostre orecchiette. Calcolando che ci vorranno 5 punti per fare l'orecchio, io mi fermerò qui, quindi inizierò da qui a fare l'orecchio, circa l'altezza del visino, l'altezza dell'occhio, insomma vedete voi dove preferite metterle. L'importante è che sia lo stesso punto da una parte e dall'altra, sia simmetrico. Quindi inizio entrando nella prossima asolina e mi prendo il filo, senza però uscire, quindi carico solo il filo. E dovrò fare questo per 5 volte, quindi nei punti successivi entro, carico il filo e non esco, quindi siamo a 3, entro nel prossimo, carico il filo e siamo a 4 e entro nel quinto, mi carico il filo e siamo a 5. Dopo aver caricato 5 volte, a questo punto prendo il filo e esco solo dai primi 2 punti. Tiro un pochetto, riprendo il filo e a questo punto uscirò dagli altri 2. Per ultimo prendo il filo e esco da tutti e 3 i punti che mi sono rimasti sull'uncinetto. In questo modo abbiamo finito la prima riga della nostra orecchietta e andiamo a fare la seconda riga, quindi mi conterò 3, 1, 2, 3. Alla terza asolina che mi trovo qui davanti infilo l'uncinetto e prendo il filo e lo carico e lo lascio lì. Adesso entrerò invece in queste ultime 2 asoline, tutte e 2 insieme, che mi trovo qui alla fine, quindi entro in tutte e 2, carico il filo, esco, adesso avrò 3 fili caricati sull'uncinetto, prendo il filo e esco da 2 di questi 3 fili. Ricarico di nuovo il filo e esco dagli ultimi 2. Abbiamo quasi finito, manca solo il bordino che da questa parte di qua si è creato, diciamo, naturalmente, quindi ora dovremo andare a farlo solo dall'altra parte dell'orecchietta. Per farlo da questa parte dobbiamo infilare l'uncinetto non in questo punto da dove spunta il mio filo, diciamo, ma nel punto successivo, e lo caricheremo, cioè entreremo con l'uncinetto in questa asolina solo nel retro. Quindi entriamo in costa retro, prendiamo il filo, facciamo un punto bassissimo. Andremo a fare la stessa cosa in questo punto qui in fondo, solo in costa retro, prendiamo il filo e facciamo un altro punto bassissimo. Adesso continueremo il nostro lavoro con i punti bassissimi e entreremo in questo punto qui, quindi non nel primo ma nel secondo che mi trovo qua sotto. In questo modo abbiamo fatto la nostra orecchietta, la sistemiamo un pochino e andiamo avanti con dei punti bassissimi per appunto finire il bordino.
finché non arriviamo dall'altra parte all'altezza dell'altra orecchietta. Calcolate bene la posizione, vedete un po' fin dove siete arrivati con l'altro orecchio. In questo modo potete farlo parallelo, quindi io a questo punto inizierò proprio da qui la mia seconda orecchia. Come abbiamo visto prima, adesso per i prossimi 4 punti mi dovrò solo prendere e caricare il filo. In questo modo avrò 5 asoline sull'uncinetto. Quindi vado nel terzo punto, carico, quarto punto prendo e carico, e quinto punto prendo e carico finché non mi trovo 5 fili sull'uncinetto. Prendo il filo adesso e esco da 2, mi riprendo il filo, esco dagli altri 2 e prendo il filo e esco dagli ultimi 3 punti. Abbiamo finito la prima riga, contiamo fino a 3, entro in questa asolina qui davanti, prendo il filo, lo carico sull'uncinetto e entro in queste 2 qui davanti e prendo il filo e me lo carico. Prendo il filo, esco da 2 e prendo il filo e esco dagli ultimi 2. Continuo con il bordino entrando con l'uncinetto sempre in questo punto in costa retro, quindi entro, faccio un punto bassissimo, entro nel punto successivo sempre in costa retro e faccio un altro punto bassissimo. Quindi come abbiamo visto prima, adesso continuo il bordino non nel primo ma nel secondo punto che mi trovo e continuo coi punti bassissimi e la nostra seconda orecchietta è finita. Quindi continuo il bordino con punti bassissimi e mentre lo faccio approfitto per invitarti a iscriverti al mio canale se non l'hai già fatto, per non perderti altri tutorial come questo. Quindi una volta arrivati qui verso la fine, mi manca solo un punto bassissimo, andrò a tagliare prima il mio filo e lo tiro. Andrò adesso a ricreare l'ultimo mio punto bassissimo in questo modo qui. Quindi entrerò in questo punto qui, dove appunto ho iniziato il mio primo punto bassissimo, mi tiro il filo dall'altra parte e rientro dal retro qui al centro, da dove sono partita, diciamo. Quindi mi riprendo il filo e lo tiro sul retro. In questo modo avrò ricreato proprio un punto bassissimo. Ed ecco qua, non si nota nemmeno la chiusura. Le nostre orecchie sono pronte, il nostro cestino è finito. Questi cestini sono bellissimi per le camerette dei nostri bimbi, da usare come organizer per creme, pannolini o semplicemente anche da mettere in bagno come portaspazzole. L'intento era quello di fare un cerbiatto, ma qualcuno mi ha detto che assomiglia a un volpino con queste orecchiette. Non importa, l'importante è che siano simpaticissimi. Grazie per aver guardato il mio video e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!